la mia pluripezza. Proviamo a fare questa. Ti stavo dicendo, io pensavo di inserire queste citazioni perché comunque il ponte, no? Questo luogo dove ho fatto questo lavoro è sempre stato un luogo in cui ragazzi, adolescenti, compreso me, si sono riuniti e visti tutti i pomeriggi, sia d'inverno che d'estate, eccetera, eccetera. Quindi era un posto dove magari passavamo quei momenti morti che non facevamo niente, a parlare e a pensare al futuro. Io mi rendo conto che per esempio nei piccoli centri c'è più necessità di avere arte, di avere bellezza, perché effettivamente manca di più, anche perché spesso ti dicono fai l'artista, allora ti devi spostare a Milano, ti devi spostare a Roma, quando magari alla fine il discorso dovrebbe essere il contrario, cioè da un punto di vista commerciale è giusto quell'indirizzo, però a livello diciamo spirituale, a livello di servizio, l'arte dovrebbe servire più nei piccoli centri che nei centri grandi. Questo spazio, quando ero adolescente, lo frequentavo assieme ad amici e ci buttavamo qui dalle 3 di pomeriggio fino alle 6, 7, insomma, e parlavamo, insomma, scherzavamo, e ci raccontavamo come andava la giornata. E ogni tanto magari la sera, nella desolazione, facevamo qualche discorso, tra virgolette, filosofico, qualche discorso di vita. Per cui ho messo questi scritti, queste citazioni proprio per aprire qualche finestra o insomma aprire qualche dialogo. Con finestre intendo proprio il significato di finestra. Finestra apre su un paesaggio, ti fa vedere quello che non hai in casa, no? Quindi tu vedi quello che c'è là fuori e quello che c'è là fuori ti può piacere o meno, però ti fa dire che il mondo è più grande della tua camera, no? Poi arte astratta o magari non astratta, l'importante è che sia, diciamo, al passo con i tempi o che comunque voglia guardare al futuro, no? Che abbia lo spirito giusto per guardare al futuro, no? Perché spesso pare che ci sia quella mentalità di quel luogo comune, tipo una volta le cose erano più belle, per cui rappresentiamo quello che c'era una volta, che ci può anche stare come discorso, però un centro non cresce guardando al passato, no? Cioè non possiamo sperare di crescere guardandoci alle spalle, no? Dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo vedere quello che ci aspetta e affrontarlo con più mezzi possibile, no? Provate a indovinare dove Bislak ha usato il pennello. Come Neil, il grande artista, ad Art Attack c'era Giovanni Mucciaccia che diceva provate a indovinare dove Neil ha messo il pettine nel suo prossimo attacco d'arte. E tu dovevi stare lì e vedere dove usava il pettine, perché usava un sacco di cose, in genere faceva quelle sculture dall'alto. Usava di tutto, tubi, acceleratori di particelle, rulli, tutto quello che gli veniva sotto mano. È importante vedere fuori attraverso l'arte perché l'arte comunque ti descrive l'umanità, l'ha sempre descritta negli anni. Per cui è importante avere una visione molto più larga della realtà, perché spesso magari in paesi è difficile uscire da questo micromondo che si crea, da questa piccola realtà. Per cui avere un contatto col mondo ti fa sentire più piccolo e più umile magari,
e riesci a sentirti parte di un qualcosa di più grande, no? Perché spesso io ho vissuto qui fino a poco tempo fa, spesso hai la percezione di essere fuori da tante cose che accadono in Italia, nel mondo. E in realtà, in questo caso, l'arte potrebbe essere un collegamento col mondo, con qualcosa di più grande che non è soltanto questo territorio. Bene, forse uno dei migliori. E siamo qui, andiamo avanti. La bellezza ha la sua importanza a livello, forse magari negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato la parte spirituale, per cui le cose che non vediamo non hanno valore quasi, però in realtà è molto importante avere, cioè la bellezza è molto importante perché ti allieta lo spirito, no? Non è una cosa che ti tangibile, però in qualche maniera riusciamo a percepirla. Anche a livello inconscio è una cosa che ci calma, ci placa, ci fa sentire bene. E secondo me è una cosa molto importante questa, cioè, questa cosa che mi hanno detto molti ragazzi, perché passando anche loro tanti pomeriggi qui, vedere delle pareti depreziate, insomma, ti abbatte un po'. Infatti un ragazzo mi aveva detto una cosa del genere, cioè nel senso, tipo vedere tutto questo grigio, queste macchie di colore casuali, tinte, scritte, è brutto, ti mette un po' di negatività. Invece adesso ha un senso, ha un'armonia, ha un senso più estetico che a livello spirituale rende la gente un po' più positiva. Diciamo che se hanno detto queste cose vuol dire che sono riuscito a fare quello che volevo, sono riuscito nel mio intento. E mi è venuto in mente anche perché l'altro giorno ho rivisto degli amici che non vedevo da un sacco, che mi hanno aiutato a fare questa parete qui quando avevo 14 anni. E io quando li ho visti ho collegato quei momenti lì e gli ho detto, vedete, dove ci siamo lasciati, ci siamo rivisti. Propriamente la frase vera è, dove mi testaste su, cioè nel senso, però ho detto solo per me, riferito solo a me, dove mi avete lasciato sono rimasto.